qua, arrivato. Come avrete potuto intuire, non è stato affatto semplice trasportare fin qua questa macchina, per diverse ragioni. È una macchina molto delicata, è una macchina molto costosa, è una macchina molto ingombrante e anche abbastanza pesante, perché con tutto l'imballo arriviamo a 55 kg. Quindi portarla da una mulattiera con la carriola è stato decisamente un rischio. Questa macchina costa qualcosa come 4.000 euro, forse qualcosina di più. Quindi stiamo parlando di una cosa che sicuramente non è destinata al grande pubblico, non è una macchina per tutti, è una macchina professionale, si tratta di un incisore laser. Il brand che mi ha dato la possibilità di testare questo strumento è la Xtool, che fa delle cose veramente molto professionali. Questa qui è la Xtool P2 e quando mi hanno proposto di fare questa collaborazione assieme ho accettato, perché credo che questa sia una macchina che effettivamente potrebbe tornare utile anche qui per tante cose creative. Ho già avuto un incisore laser, era un incisore economico, molto più semplice di questo, molto più complicato nell'utilizzo. Quello che mi ha portato ad accettare questa macchina è la sua semplicità in linea teorica nell'utilizzo. Cioè, il laser che avevo prima doveva essere programmato, richiedeva tempo, alla fine l'ho usato 2 volte, l'ho ritirato e non l'ho più usato. Proprio perché richiedeva tempo, io non ho tempo, perché ho 1000 cose da fare qui. Questa invece dovrebbe essere una macchina che permette una programmazione intuitiva, super veloce, e quindi possiamo creare delle cose molto particolari, anche articolate, in pochissimi minuti. Questo almeno è quello che mi auspico. Normalmente si è abituati a vedere questo tipo di laser in laboratori puliti, ordinati, professionali. Tutto il contrario di questo. Qua siamo in questa vecchia baita che ho adibito a laboratorio in modo molto rudimentale, utilizzando anche come deposito magazzino, ma d'altronde questa è una macchina molto grossa e il suo posto sarà qui, quindi verrà coperta con un telo. Spero che non si rovini e soprattutto spero che sia integra. Comunque adesso andiamo ad aprirla e cerchiamo di dare un'occhiata e anche di vedere quanto tempo ci mettiamo a metterla in funzione, perché questa è una cosa fondamentale. Questo è un laser a CO2, non è un laser a diodo, quindi un laser che è in grado di tagliare tantissimi materiali, è in grado di tagliare pelle, acrilico, plexiglass, legno fino a 18 mm in linea teorica, compensato, e può incidere su vetro, metalli e anche sulle rocce, ecco, su tanti tipi di materiali differenti. Poi sta in base alla nostra creatività e alla voglia che abbiamo anche di provare e sperimentare. Vi ricordo che qua non abbiamo collegamento con la rete elettrica, quindi l'energia che utilizzeremo tutta ricavata dai pannelli fotovoltaici, siamo completamente off grid.
Devo dire che la macchina è veramente molto bella, dà proprio l'impressione di una macchina professionale e poverina, immagino che non sarà molto contenta di essere in questo ambiente così grezzo. Comunque adesso c'è da fare tutta una trafila di operazioni per preparare la macchina, tutte cose semplici. Alla fine andremo a inserire anche del liquido antigelo con acqua distillata, perché il laser alla CO2 ha bisogno di acqua distillata per funzionare. Dunque ho dovuto svitare 2 bracket con delle viti per poter muovere questa guida e rimuovere poi questa spugna. Adesso dobbiamo rimuovere anche la spugna che c'è qui sotto. Nelle fasi di preparazione al primo utilizzo la parte più noiosa è la rimozione di tutte le viti di questa cover, che va a proteggere il laser, e speriamo che questo sia integro perché è fondamentale, direi. Eccolo qui. Abbiamo qui, vedete, questo tubo, credo in vetro, che protegge per appunto il laser, e qui abbiamo il serbatoio dove andremo a inserire antigelo e acqua distillata. Allora, vanno eseguiti 2 riempimenti, un primo e un secondo dopo il primo utilizzo. Nel mio caso ho deciso di scegliere una concentrazione del 35% del liquido antigelo che ci permette di utilizzare la macchina tra meno 10 e meno 20. È estremamente improbabile che si raggiungano qua dentro temperature così basse. Comunque questo ci fa capire che questa macchina è fatta proprio per essere utilizzata in laboratori, anche privi di riscaldamento, quindi deve essere per l'appunto una macchina che tutto sommato non è che sia poi così assurdo utilizzarla in un contesto del genere, se evidentemente hanno previsto questo sistema di liquido antigelo per farla funzionare a basse temperature. Abbiamo fatto il primo refill, adesso accendiamo il laser e aspettiamo che il livello scenda in modo da poi aggiungere la quantità di acqua distillata necessaria per il secondo ed ultimo refill. Poi chiudiamo tutto e siamo operativi per provare la macchina. Ok, concluso. Ok, da questo momento la macchina è pronta per operare. È stato decisamente semplice. L'ultima operazione che ho eseguito è stata quella di collegare tramite l'apposito cavo USB il computer alla macchina. Una volta fatto questo, da adesso in poi la macchina potrà essere comandata in wifi, quindi non dobbiamo essere fisicamente qui di fianco alla macchina. Quindi io dalla mia baita posso programmare e inviare col wifi il progetto direttamente alla macchina e poi venirlo a ritirare una volta completato. Qua possiamo già vedere alcune cose interessanti. Per prima cosa abbiamo la visione
la visuale complessiva del piano di lavoro, dove adesso non c'è nulla, però avendo delle fotocamere che ci permettono di inquadrare tutto il nostro piano di lavoro e fare dei primi piani proprio su alcuni dettagli che ci interessano particolarmente. Vedete, adesso l'incisore sta seguendo i miei comandi, si sta spostando, quindi sta comunicando perfettamente col PC. Vi dicevo, dovrebbe essere in grado di tagliare 18 mm di legna di noce, teoricamente. Il taglio della legna è sempre molto variabile perché può essere più dura, più morbida, in base anche alla pianta. Il legno è molto poco attendibile, ecco, per quanto riguarda questi valori, dipende proprio dal pezzo di legno che utilizziamo. 20 mm di acrilico può tagliare ed è in grado anche di incidere su superfici curve, quindi sul fondo di una cucsa, per esempio, di un cucchiaio o di qualsiasi altro oggetto che voi desiderate. Ho deciso di provare a fare dei tagli su un pezzo di legno di abete, quindi una cosa abbastanza morbida, però sarebbe già un successo riuscire a tagliare sull'abete. Spessore 18 mm, quindi perfettamente in linea con quello che ci promettono di poter fare. Non ho visto video di gente che taglia il legno, ho visto tanto taglio di compensato e questa cosa mi fa pensare che insomma forse il legno non sia così semplice da tagliare. Facciamo un tentativo. Intanto comunque porto il PC di là e preparo il pezzo di legno e manderemo il progetto qui a distanza con il wifi in modo da poter testare anche questa possibilità e vedere che effettivamente funzioni come si deve. Adesso andremo ad effettuare dei test, diciamo, conoscitivi per capire come lavora questa macchina. Sacrificheremo 2 pezzi di bancale che avevo qua in giro per capire cosa riusciamo a fare a livello di incisioni e a livello di taglio. Quindi adesso non abbiamo più bisogno di avere il computer qui sulla macchina, possiamo tenerlo in un'altra stanza, abbiamo fatto la connessione e vediamo se tutto funziona regolarmente. Fino adesso devo dire è stato tutto veramente immediato, semplicissimo. Il software, come speravo, è veramente semplicissimo, intuitivo, e ci sono anche tutta una serie di materiali che si possono caricare come preimpostazione predefinita per le lavorazioni. Io adesso sto lavorando comunque in modo manuale perché ho già un'idea di come funziona un incisore laser, anche se è il mio primo incisore laser a CO2. Quindi ho impostato lo spessore di 18 mm del listello. Guardate la figata incredibile, il fatto che si possa vedere sullo schermo il nostro pezzo di legno e che si possa già avere una preview di quello che poi andremo a fare. Su questo legno ho programmato 2 incisioni con potenze differenti, una con una potenza del 20% e una del 40%, per vedere quale viene meglio, insomma. Qui invece ho fatto semplicemente delle linee nette di taglio e ho variato la velocità di avanzamento, quindi qui abbiamo una velocità di 16 mm al secondo, qui di 40, qui di 60, qui di 102 e qui di 20 con 2 passate. Sto facendo questi test per, appunto, come vi dicevo, cercare di conoscere il laser e vedere i risultati di questi primi test molto grossolani. Magari adesso aggiungo ancora un'altra scritta, che ce l'avevo già pronta. Facciamo un'altra scritta, sempre Luca Ventralla Outdoor, la facciamo più piccola e facciamo un'incisione dei contorni
impostiamo una potenza del 30%. Bene, adesso noi teoricamente siamo a posto. Ok, unica cosa che dobbiamo fare, schiacciare il pulsante di avvio. Bene, la lavorazione è terminata e adesso andiamo a vedere assieme il risultato. Intanto vediamo col test di taglio se siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di tagliare il legno, e allora vedo che no, non ce l'abbiamo fatta, quindi qua voglio insistere e riprovare, perché vedete che qua c'eravamo quasi, quindi adesso devo guardare questa impostazione e potenziarla. Intanto tiriamo fuori questo. Ok, secondo test di taglio. Ok, qua il primo punto di rottura è questo qua, quindi terremo come riferimento questo. Bene, possiamo iniziare a trarre un paio di conclusioni da questo primo test. Questo è il taglio riuscito, come potete vedere è perfetto, sono 4 passate a 16 mm al secondo. Quindi io adesso, per un progetto che ho appena fatto partire, che durerà 2 ore, un tagliere con una decorazione abbastanza complessa, ho selezionato 5 passate a 16 mm per essere sicuro di avere il taglio del legno. Questi sono test da fare per capire quante passate, quale velocità è necessaria in base al tipo di legno. Non possiamo esagerare con un avanzamento troppo lento, perché è il rischio che il legno poi si infiammi, che possa incendiarsi, quindi ci sono sempre degli equilibri da tenere. E a tal proposito Xtool mi ha inviato anche un sistema di sicurezza che vedremo nel prossimo video, perché ci sarà un secondo video con un altro progetto magari un pochino più complesso. Quindi questa qua con 4 passate, taglio netto, ma in realtà c'è anche questa qua che si è tagliata non di netto, e anche questa. Queste mi pare che avevano una passata in meno o una velocità di avanzamento inferiore, comunque io ho tenuto come buona questa. Le incisioni, ecco l'incisione, questa è 20%, questa è 40%, perfetta, bellissima, devo dire, veramente notevole. Con il 40% è molto profonda e le incisioni sono molto precise. Il risultato è veramente fantastico, devo dire. Questa macchina è, dalle prime impressioni, è una macchina veramente professionale e con cui si possono fare delle cose veramente pazzesche. Ecco, questo consideriamo che è il primo vero progetto che sto mandando avanti con questo incisore laser. C'è questo bellissimo disegno della mia baita fatto da Tamta, che ringrazio per questo bellissimo disegno fatto proprio da lei, e lo inciderò all'interno di un semplicissimo tagliere con 2 maniglie laterali, un classico tagliere con una bella incisione molto complessa. Vediamo cosa viene fuori. Per questo lavoro sono richieste circa 2 ore. Ecco qui il risultato finale della nostra lavorazione del primo progetto. Tempo di realizzazione del progetto 5 minuti, per l'incisione e il taglio ci sono volute 2 ore. Come possiamo vedere ha tagliato i 18 mm di abete, ho fatto 5 passate, vedete qui è saltato un pezzettino perché il taglio non era completamente netto, alcune piccole zone di giunzione sono rimaste, però il suo lavoro l'ha fatto. Adesso andrebbe testato con qualche legno un po' più duro per cercare di capire effettivamente i parametri per questo tipo di taglio, anche se credo che su altri tipi di legno oltre i 12 mm non sia il caso di andare. Comunque mi sembra un risultato molto soddisfacente, veramente bello, e adesso partirò con tutta una serie di piccoli progettini e anche soltanto fare un po' di questi taglieri per amici, anche a scopo decorativo, ecco. Un tagliere così può essere anche bellissimo da appendere, per esempio, con tutte le grafiche che vogliamo, è veramente bello. Adesso do una ripulita con un po' di Scotch Brite e una passata di olio di lino
e dovremo ottenere un bellissimo risultato di finitura. Ora andremo a realizzare ancora un paio di piccoli progetti, anche per testare una delle possibilità, secondo me, più interessanti che offre questa macchina, cioè la possibilità di lavorare su diversi materiali e su diversi progetti contemporaneamente sullo stesso piano di lavoro. Quindi andrò a realizzare 2 portachiavi per la baita, perché ne sono sprovvisto e quindi ne approfitto per creare qualcosa di carino, ma anche abbastanza semplice. E poi andremo a fare un'incisione su un pezzo di roccia e vedremo un pochino giusto il risultato per capire su un altro tipo di materiale diverso dal legno cosa ne verrà fuori. Allora, ho piazzato 4 tondini di rovere per l'incisione per il portachiavi. Sarà un piccolo portachiavi semplicissimo, tondo, con un disegnino, un sasso da incidere. Vediamo magari se riesco a trovare un file di un fossile, proviamo a fare un finto fossile su questo sasso. Allora, il progetto che ho messo in piedi adesso è qualcosa di estremamente difficile, perché è tutto molto concentrato, con molti dettagli su una superficie molto molto piccola, quindi non so cosa ne verrà fuori. È il primo tentativo di un progetto di questo genere. Ho riutilizzato i disegni del tagliere e il logo del canale su 2 tondini e altri 2 tondini con potenza di incisione differente e velocità uguali per tutti praticamente. Qui invece proverò ad incidere su un sasso una felce. Ho impostato qua una potenza massima e magari mettiamo una velocità anche minore, perché credo che sul sasso sia abbastanza complesso. Ok. Allora, da questa lavorazione ne usciamo con molte luci e qualche ombra. Qualche ombra perché non sono riuscito ad incidere il sasso, almeno con risultati apprezzabili. Si vede una silhouette leggera, ma niente di soddisfacente. Però questo è un discorso di impostazioni. Adesso farò un altro tentativo, dopo magari lo vediamo assieme. Comunque evidentemente con le impostazioni che ho dato non andava bene. Mentre i portachiavi, 2 sono venuti esattamente come desideravo, e vi faccio notare il dettaglio delle scritte, che sono veramente di una precisione, delle scritte dell'incisione in una superficie estremamente piccola, che sono veramente incredibili. Sui portachiavi purtroppo su uno abbiamo la figura che non è venuta centrata correttamente, e sull'altra invece, per il mio gusto, un po' troppo chiara, perché ho impostato una potenza inferiore rispetto a quell'altra. Il fatto che quell'altra sia uscita disallineata, io credo che sia dovuto al fatto che, avendo tutti spessori diversi, probabilmente la messa a fuoco non è riuscita perfetta su tutti i pezzi. Quindi quello che vi consiglio di fare quando fate questo genere di lavorazioni, ovviamente utilizzate pezzi quantomeno tutti dello stesso spessore per avere un risultato garantito. Qui sul tavolo abbiamo i risultati degli ultimi piccoli progetti. Devo dire, l'incisione sul rovere per la realizzazione del portachiave è davvero notevole, un livello di precisione incredibile, dettagli veramente precisi. Qui ho provato ad incidere una felce su una piastrella. Forse avrei dovuto ottenere una velocità un po' più lenta per avere un'impronta più marcata. Comunque l'ha incisa, e la cosa davvero notevole, sono riuscito anche ad incidere la roccia con una velocità di avanzamento molto bassa. Sono riuscito ad andare abbastanza a fondo, la profondità di incisione è di circa 2-3 mm, quindi secondo me è davvero notevole. Quindi in conclusione, questa è una macchina che potremmo definire, se non professionale, semiprofessionale, con cui si possono fare davvero tantissime cose. È una macchina pazzesca. Come vi dicevo, ci sarà un secondo video in cui vedremo un paio di accessori e proveremo a mettere in ballo un progetto magari un po' più grosso, qualcosa di un po' più articolato magari. E a tal proposito, se magari c'è qualcosa che vorreste vedere
testato su questa macchina che vi interessa particolarmente, magari per togliervi dei dubbi, scrivetemelo nei commenti e vediamo cosa riusciamo a fare. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao da Luca, alla prossima.